Bentornati nel forum. Oggi parliamo di un titolo veramente particolare. Alice is Missing, o Alice è scomparsa, se lo volete tradurre in italiano. Gioco, ma come vedremo fa parte anche di quella categoria di giochi di ruolo frammisti a LARP, di cui facevano parte anche Prima Vennero, o ad esempio Viewscream, che è stato nominato già nella recensione di Prima Vennero. È un gioco di Spencer Stark, è stato pubblicato originariamente dalla Hunter Entertainment e in Italia dalla Raven. Alice è scomparsa. Fa parte, esattamente come Prima Vennero, di una serie di giochi di ruolo che sono volti non solo al divertimento delle persone che ci giocano, ma anche a fargli provare delle esperienze particolarmente immersive, con sentimenti spesso forti dentro e ovviamente mirati anche attraverso questi a assorbire da questa esperienza delle lezioni su temi particolarmente sensibili, quasi come fosse un gioco di ruolo utilizzato con una funzione catartica, come era quella originaria del teatro. Ovviamente Alice è scomparsa tratterà di temi particolarmente sensibili che non so esattamente se nominare in maniera diretta, dato che YouTube potrebbe non essere molto contento delle parole che potrebbero uscire dalla mia bocca. Comunque fate conto che il core, il tema principale del gioco si baserà su questa ragazza di nome appunto Alice, che è scomparsa e è andata incontro a una fine non troppo felice a seguito di diverse cose brutte che gli sono state fatte. Potete tranquillamente immaginare di che cosa sto parlando. Dunque non mi dilungherò qui a spiegare effettivamente la trama o quella che è l'ambientazione fondamentale di questo gioco di ruolo, per un motivo che dirò nella seconda parte di questa recensione. Vi basti sapere che se la dicessi tutta qua non ci sarebbe per voi bisogno di provare assolutamente il gioco, se non appunto per un discorso di immersività. È un gioco di ruolo frammisto ad un LARP, esattamente come abbiamo visto con Prima Vennero, o come molto meglio secondo me può essere rappresentato da Viewscream, nel senso che sì, noi interpreteremo dei personaggi, ma ci dovremo totalmente immedesimare in loro, facendo al tavolo esattamente le stesse azioni che loro stanno facendo. Esattamente come Prima Vennero, che utilizza dei sistemi particolari, come il fatto che i giocatori devono essere al buio, devono parlare a bassa voce e dovrebbero essere bendati, Alice è scomparsa utilizza un altro espediente, che è quello di non far parlare i giocatori, ma di fargli comunicare esclusivamente attraverso una chat o delle chat su un cellulare o una chat su internet, nel caso non vi potete trovare in presenza. Questo lo specificherò dopo, perché appunto stanno interpretando gli amici di questa Alice, che la stanno effettivamente cercando di capire che cosa è successo in seguito alla sua scomparsa, e non si trovano nello stesso luogo e stanno comunicando fra di loro attraverso una chat room, come potrebbe essere una qualsiasi che voi conoscete oggi, come ad esempio potrebbe essere WhatsApp. È un gioco molto particolare perché si dà appunto l'obiettivo, mira a trasmettere sentimenti e sensazioni particolari ai giocatori mentre giocano. Chiariamoci, Alice è scomparsa è un horror, ma è un horror subdolo che trae la paura e l'immedesimazione dei personaggi dal presentare una situazione fin troppo reale, che è una situazione in cui qualsiasi essere umano si potrebbe prima o poi, con un po' di sfortuna, trovare di fronte. Non è un caso appunto che i titoli a cui ha fatto riferimento sono titoli molto simili. Primo fra tutti viene nominato alla fine del manuale Life is Strange, che ha dei toni molto simili effettivamente a Alice è scomparsa, ma si prefigura di farci provare effettivamente la stessa angoscia e le stesse emozioni contrastanti che potrebbero provare delle persone reali quando si trovano di fronte alla scomparsa di un loro caro, con tutte quelle contraddizioni che potrebbero sorgere da questa situazione.
siamo persone reali e quindi abbiamo dei rapporti complessi con gli altri. Ci sono momenti in cui li abbiamo amati, momenti in cui li abbiamo odiati, momenti in cui abbiamo osservato tutte le sfaccettature di una persona che ci è stato vicino. Questo è lo scopo, uno anzi degli scopi principali, quello di non vedere Alice all'interno dell'avventura che giocheremo come un espediente di trama, come un MacGuffin semplicemente che bisogna scoprire cosa gli è successo, ma di identificarla come una persona reale. Alice è scomparsa non è un gioco che serve a scoprire effettivamente cosa è successo a Alice, ma a riscoprire e analizzare la persona di Alice e di tutte le altre persone che gli sono state intorno e con lei hanno interagito per tutta la vita. È sinceramente un titolo particolare di cui sono contento che stiano iniziando a venire fuori e essere portati in Italia, perché in realtà è un gioco che ha già qualche anno. Io mi ricordo di averlo effettivamente già visto, la locandina, la copertina del gioco è effettivamente molto d'impatto, sebbene sia molto semplice, e ricordo di averne vista la pubblicità un po' di tempo fa, però in Italia è arrivato recentemente. Sono dei giochi con una forte appunto funzione catartica, per chi non sa che cosa significhi, quello di far provare, provandoli o vedendoli all'esterno, dei sentimenti complessi in situazioni diciamo protette, in modo che siamo in questa maniera più preparati ad affrontarli e ad analizzarli. Arriviamo però, fermo restando che la qualità del gioco è sicuramente molto alta, i suoi obiettivi sono anche molto interessanti, alla seconda parte della recensione, in cui dobbiamo analizzare l'esecuzione che è stata data a Alice scomparsa. Inizio col dire che il motivo per cui non ho analizzato al fondo la trama e quello che potrebbe essere successo ad Alice nella prima parte della recensione è che in ben 2 casi nel manuale di gioco, che è molto corto, sono 48 pagine più ovviamente tutti gli integrativi in cui ci saranno carte e schede dei personaggi, ci viene ricordato che è un gioco che molto probabilmente noi giocheremo una sola volta. Affronteremo per quei 90 minuti in cui viene ristretto il gameplay, più secondo loro 45 di creazione del personaggio, l'avventura con il personaggio che ci siamo scelti, e poi dopo averne vissuto le esperienze, con tutte le riflessioni che potremmo averci fatto sopra, abbandoneremo i personaggi per sempre, in teoria, lasciandoli ad altri giocatori. Potremo giocare magari di nuovo il gioco con un altro personaggio, ma non sarà mai la stessa esperienza. Quindi Alice scomparsa è un gioco che veramente giochi una sola volta. Qua sorge subito un problema. Il fatto che la versione fisica del gioco, per quanto molto carina, però viene venduta in inglese a $22, in italiano a 24, ci sono anche dei supporti per Roll20 in cui viene venduta una ventina di euro. È comunque disponibile tranquillamente un PDF a circa $9, che sono pochi euro di meno, che potete trovare ad esempio su DriveThru, e tra l'altro sul sito della Raven in italiano è disponibile da scaricare in italiano tutto il contenuto aggiuntivo gratuito, come ad esempio le carte o le schede che vi servono per giocare, anche le carte dei luoghi in cui appunto può andare avanti l'esplorazione dei personaggi. Però, dato che è appunto un prodotto che giocandolo si usa una sola volta, almeno che non siate dei collezionisti particolarmente accaniti, o che non abbiate un gruppo di amici particolarmente vasto, o che abbiate un qualche tipo di luogo come ad esempio un centro, un circolo dove farlo giocare a molte persone, secondo me il prezzo comunque superiore a 20 euro è abbastanza proibitivo, fa quasi invogliare a prendere il PDF. Questo mi dispiace dirlo, ma comunque stiamo parlando di un prodotto che nelle sue pagine ti dice che probabilmente lo giocherei una sola volta, a meno che tu non sia il facilitatore. Mi sono scordato di dire appunto che è un gioco masterless, esiste un facilitatore che dovrà spiegare e settare il gioco, ma anche lui poi sarà un giocatore particolare, perché interpreterà sempre lo stesso personaggio, in particolare quello di Charlie Barnes, che è quello che tira fuori il primo indizio dell'avventura, però sarà comunque sempre un giocatore. Riguardo il facilitatore mi viene però da dire che
deve per forza avvicinarsi molto di più a un master. In primo luogo perché gli è richiesto un impegno di preparazione molto forte. Alice è scomparsa non spiega molto bene a livello proprio di scritto alcune volte cosa bisogna fare nella sua preparazione, o meglio è tutto perfettamente elencato ma è molto caotico molto spesso, e se non si ha tutto il materiale effettivamente davanti e ci si mette a studiarlo prima di giocare, la preparazione non dura assolutamente 45 minuti. Altre testate che hanno recensito il gioco hanno indicato effettivamente l'ora di preparazione molto più vicina a un'ora abbondante. Inoltre, sebbene non so se sia un problema solo di come è impostata effettivamente l'edizione inglese, alcune volte il manuale tratta principalmente il facilitatore come se fosse un po' uno stupido, ad esempio indicandogli di controllare se il computer è attaccato alla corrente perché altrimenti non funziona, non avrebbe abbastanza carica, oppure quando costringe quasi a forzare alcuni elementi nella realtà per rendere, secondo gli autori, più facile l'immedesimazione nel gioco. C'è un consiglio che più che un consiglio è una regola necessaria che richiede che il facilitatore indichi ai giocatori di cambiare i propri contatti sul telefono con i nomi dei giocatori perché così è più immersivo. Dice che non è un elemento necessario, per carità, ma senza di quello l'immersività prenderebbe un colpo molto grosso, cosa che secondo me non è assolutamente giusta, ma inoltre alcuni potrebbero semplicemente non volerlo fare per motivi di semplicità. Il manuale poi continua, in realtà li indica subito all'inizio, con l'indicazione di alcuni elementi che ci serviranno per moderare e rendere il gioco accessibile a tutti. Sono elementi che molti giocatori con un po' di esperienza avranno sicuramente già visto, come l'X-Card o i veli. Per chi non li conoscesse, gli X-Card sono strumenti, o meglio è uno strumento da utilizzare nel caso in cui si inizino a toccare temi particolarmente sensibili all'interno del gioco, e con Alice è scomparsa sicuramente si toccheranno, per evitare che vengano nominati direttamente e quindi rovinare un po' il divertimento o l'esperienza di alcuni giocatori. I veli sono uno strumento molto simile perché saranno quelli che permetteranno al master di mascherare aspetti molto più grafici o particolarmente sensibili per qualcuno all'interno del gioco. Per molti giocatori più esperti potrebbero sembrare superflui perché sono degli elementi che comunque sono sempre presenti e comuni, oserei dire, di una normale convivenza al tavolo di gioco, ma purtroppo è sempre meglio specificarli, soprattutto quando si sta parlando di elementi molto sensibili come questo titolo, per dare sempre anche al master o in questo caso al facilitatore che si avvicina per la prima volta non solo al titolo ma anche al gioco di ruolo in generale, gli strumenti per non offendere e far divertire tutti, perché Alice è scomparsa deve essere per primo un gioco che mira al divertimento nonché alla riflessione dei propri giocatori, ma anche per evitare o comunque gestire quei giocatori problematici che purtroppo si possono sempre presentare, soprattutto se stiamo giocando con una serie di persone molto variegata e molto vasta, come ci potrebbe capitare con questo titolo. Come considerazioni finali, Alice is Missing è un gioco che è consigliabile assolutamente, è un gioco che sicuramente potrei non definire per tutti. I temi trattati al suo interno sono forti, assolutamente, possono essere forti, ovviamente mitigati con l'accorgimento dell'utilizzo di tutti quei sistemi che ho detto prima, come ad esempio i veli, ma è anche un viaggio interessante da compiere in una situazione purtroppo fin troppo attuale e di eventi che nella storia si sono verificati, si verificano e purtroppo continueranno a verificarsi, ma è anche un forte spunto di riflessione che possiamo prendere attraverso un'esperienza che non solo ci deve far riflettere, ma ci può anche far divertire. Gli accorgimenti sul prezzo sono poi solo consigli che do a chi magari vuole
provarlo, ma ha paura magari di prendere effettivamente la scatola, dato la, diciamo, non lunga longevità del gioco se avete un party molto limitato di persone, se avete un gruppo limitato di persone con cui giocarlo. È sicuramente un titolo molto particolare e anche molto interessante, che secondo me è trattenuto a terra da alcuni elementi stilistici e da alcune scelte per la sua preparazione che lo rendono non troppo semplice da approcciarsi a livello proprio effettivo tecnico di preparazione, cosa che secondo me poteva essere evitata, perché ad esempio Prima Vennero non richiedeva una preparazione così tanto difficoltosa. Inoltre secondo me sarebbe stato interessante dare la possibilità ai giocatori di creare i propri personaggi e stabilire la loro relazione con Alice, proprio per aumentare ulteriormente questo livello di immersività che il gioco sicuramente dà. Detto questo, spero di avervi interessato. Ho deciso di recensire questo titolo prima di altri semplicemente perché Alice è scomparsa verrà presentato anche come uno dei partecipanti al gioco di ruolo dell'anno. Io con questo video vi saluto, perché questo sarà effettivamente l'ultimo video prima della pausa che ci prendiamo a agosto, quindi effettivamente ci rivediamo a settembre con tanti altri nuovi titoli interessanti e molti che saranno anche partecipanti del gioco di ruolo dell'anno. Vi invito, se questo video vi è piaciuto, a ovviamente andare a controllare il titolo, mettere mi piace, condividere, passare dalle nostre pagine social, abbiamo Facebook, Instagram e Telegram, cliccate la campanellina e tutte quelle altre cose che in generale si dicono su YouTube se volete restare sempre aggiornati sui nostri contenuti. Francesco dal Forum Sententiam, chiudo e buone vacanze, spero.